e adattare tutto. Ecco qua, c'erano il sole e la luna ma sono troppo in alto, vedete, no, il sole e la luna. Allora, dopo tanto tempo qua ci ritroviamo riuniti per parlare. Gli viene la muffa ai miei libri, gli viene la muffa. Ci troviamo riuniti per parlare di nuovo di demonologia. Vediamo di ottimalizzare ritocco on e la chat, filtri chat, tutti i messaggi. Avvia un sondaggio. Ah, è ritornato il sondaggio, è ritornato strano. Hai mai letto trattati di demonologia? Ogni giorno ne leggo uno, uno la settimana, uno al, all'anno, mai scusate, sto facendo. Hai mai letto tre dati di tecnologia? Un giorno ne leggo uno alla settimana, uno all'anno. Ah, ecco, rimane proprio il sondaggio. E no, ma non mi piace così. Avvia un sondaggio. Ah, ecco qua, e rimane il sondaggio che dà fastidio. Anna de Arburn, ciao Anna de Arburn. Allora qua passiamo a leggere qualcosa. Innanzitutto vorrei sapere se voi ci credete ai demoni e a queste cose qua. Probabilmente il sondaggio dopo sparirà. Io vorrei sapere perché in camera c'ho così tanta umidità e si macchia proprio. Sarà qualche demonio. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefica presenza presso tutti i popoli dell'antichità ai nostri giorni. Ecco qua, terrificante e inquietante verità metafisica per i religiosi, ma io vorrei vedere dopo se mi rimane questo sondaggio. Sarebbe veramente una scoperta eccezionale. Facciamo lo shortino.
bene, short di 49 secondi, ne ho tanti altri da caricare. Allora vediamo un po'. Qua c'è l'indice: la nascita del diavolo, l'atto di nascita del demonio, un'ipotesi sulla nascita, il diavolo nella psicoanalisi. La presenza demoniaca nelle culture arcaiche, il diavolo presso le popolazioni primitive, i demoni nelle culture mesoamericane. Molto interessante. Quindi il diavolo nel nuovo mondo. Ah, bene, ci sono persone che ogni settimana leggono un trattato di demonologia. Allora, uno all'anno. Vediamo un po', sta cambiando il sondaggio. Maria Gabriela Vargas, ciao Maria Gabriela Vargas. Allora che ne dite? Scrivete e scriva nello commentario si leen tratados de demonología o acerca de los demonios. Scrivete nei commenti se leggete trattati di demonologia, e poi mi raccomando fate dei commenti che io magari porto dei video in formato orizzontale parlando di nuovo di letteratura. Donata, ciao, scusa, di che si tratta? Beh, oggi vorrei parlare di demonologia. Nel passato ho fatto delle live in orizzontale su questo argomento, ma è da molto che non parlo di libri. Adesso mi sono dato a gastronomia, fare gli acquisti. Mi raccomando, visita il mio canale di YouTube, questo che stai vedendo, per vedere i miei ultimi video. Troverai moltissime novità, anche una nuova lista di riproduzione facendo la spesa, e ci sono dei video che ancora non sono in elenco che puoi vedere in anteprima. Allora, qua la demonologia iranica e la sua trasmissione, la presenza demoniaca nella cultura iranica antica, demoni e gnosi, la mitologia demoniaca nella tradizione dei mandei, la storia del demonio nel manicheismo. Molto importante il manicheismo come corrente religiosa. Luigi Viscillo, secondo me devi curarti, non ti vedo bene. Ah, grazie Luigi Viscillo, ciao, salve. E non so se sarà il sondaggio che mi copre il viso, ma perché non mi vedi bene? Luigi Viscillo, tu mi segui, quindi che puoi dire se sto bene o no? Come mai? Eh, Fabri Sanchez PSK, es italiano? Sì, sì, sono italiano. Donata, sei satanista? No, però mi piace leggere temi di antropologia culturale, etnologia, sociologia e storia delle religioni. Infatti ho fatto una carriera universitaria di filosofia, e, e questo è un libro di Alfonso M. Di Nola, e che tratta della presenza del diavolo in tutte le religioni. Allora, cari amiche e cari amici, forse farò di nuovo un video parlando di questo libro e dei temi che tratta. Mi raccomando, fate sapere qui sotto se siete interessati, e se volete appoggiare il mio canale, mi raccomando, abbonatevi, regalate un abbonamento, comprate super grazie. Il minimo sono 99 centesimi di dollaro,
e poi potete comprare super chat per commentare, il vostro commentario sarà messo in evidenza, e potete anche comprare uno sticker qua in chat. Ve ne ringrazierei molto se supportate questo mio canale. Qualcuno mi ha chiesto: ma che succede se ti supporto? Che creerò del contenuto migliore, ci avrò più tempo e più risorse per trattare i video che vi piacciono guardare a voi. Poi un'altra cosa: se voi mi finanziate e scrivete Santen Chan tratta di questo argomento, tratta di quest'altro argomento, io tratterò di un argomento a vostra scelta. E poi se volete che io mi compri un cellulare nuovo, che non mi stia filmando con questo Motorola Moto E7 Power, donatemi il denaro che volete, magari 200 400 euro, e scrivete Santen Chan comprati questa marca e questo modello di cellulare, per esempio Motorola, Samsung, Okitel, Doge, iPhone, e io lo compro e vi dedicherò dei video permanentemente. Sì, sì, no, io infatti avevo letto satanista, cara Donata. Sì, avevi scritto satanicista. Sì, sì, no, no, mi piace la storia delle religioni. Buonasera, buonasera, Happy Meal Crispy Mac Bacon. Buonasera, come va? Allora, presso greci, romani ed etruschi, le sfere infere e demoniache presso i greci e i romani, il demonio degli etruschi, sono tutti gli argomenti dei quali vorrò parlare in un altro video. Il diavolo e il male dei germani e dei celti, le epifanie demoniache presso i germani e i celti. A proposito di demoni, ci stanno i miei cani che stanno facendo un pandemonio, ma non so perché. Che passa? E i miei cani fanno un pandemonio. A proposito di pandemonio, accendiamo un po' la luce perché il led di questo palo selfie che si trasforma in tripode non è dei più, insomma, però ecco, le cagnette hanno voluto uscire. Poi io devo sperimentare come vendrà questa live con questo sondaggio qua. A me letto trattati di demonologia, ogni giorno ne leggo uno, 0%, uno alla settimana 8%, uno all'anno 8%, mai 83%. Facciamo uno short. Quindi mi raccomando, Happy Meal Crispy Mr. Bacon, in che religione ti ci vedi di più? Nel buddismo, anche se devo dire che sono ateo, però ho preso rifugio nel buddismo, da qui il mio nome Santen Chan, che è un nome buddista cinese, perché presi rifugio nel tempio Zhongguan cinese. Allora vediamo, avevo trovato l'indice, ma non era questo, qua c'è Dasa, ecco qua, Dasa, che strano, Dasa 114 in India. E le forze demoniache in India, ma ci arriviamo.
allora eh, il diavolo è il male dei germani e dei celti. Le epifanie demoniache presso i greci e i celti. Ah no, perdono, scusate, già greci l'avevo letto, mi hanno distratto i cani. Le epifanie demoniache presso i germani e i celti. La demonologia indiana e tibetana, le forze demoniache in India, i demoni terrifici nell'area tibetana, l'estremo oriente, la presenza demoniaca nelle religioni dell'estremo oriente, le epifanie demoniache nel vicino oriente e in Egitto, la demonologia del mondo mesopotamico, i sumeri e gli assiro-babilonesi, la demonologia ittita, i temi demonologici nella tradizione egizia, il demonio nell'ebraismo e nel giudaismo, le energie diaboliche nelle tradizioni biblica e giudaica, la tradizione cristiana, il demonio del Nuovo Testamento, la demonologia dei primi secoli della storia cristiana, il diavolo nel deserto, il diavolo salvato e redento, l'anticristo e la catastrofe cosmica, i volti dell'anticristo, il diavolo e l'anticristo in Lutero e nelle correnti pre-riformate, il diavolo dei mormoni, dei testimoni di Geova, degli avventisti del settimo giorno. Demonologia e stregoneria in occidente. La grande epoca della demonologia cattolica, le gerarchie demoniache, i segni demoniaci, i significati antropologici della stregoneria, il demonismo stregonico nella dottrina ecclesiastica, diavoli e streghe al sabba, diavoli e streghe dinanzi ai tribunali, le ipotesi sull'origine e sulla natura della demonologia stregonica. 228. Possessione ed esorcismo. Il demonio nelle religioni di possessione, la possessione nella tradizione occidentale, l'esorcismo cattolico come terapia sacrale antidemoniaca, demoni, tempeste e animali diabolici, il diavolo provocatore di tempeste e avversario dei contadini, la demonizzazione etnica, ebrei e zingari identificati con il diavolo, la demonizzazione etnica, la demonologia popolare, il diavolo nelle culture popolari, i demoni nell'islam, il diavolo nell'islam, gli adoratori del diavolo. Il diavolo è il nostro tempo, il diavolo è il mondo contemporaneo. Note, guida bibliografica, indice analitico. Insomma, che idea vi siete fatti di questo trattato? Che idea vi siete fatti? Io oggi sono uscito e ho realizzato degli short, poi più in avanti pubblicherò quegli short, già ne ho pubblicati due, però non ho avuto tempo di pubblicarli tutti perché altrimenti non fanno visualizzazioni. Ecco, scusate un momento, scusate un momento. Ehi, venga, dale, vení, dale, dale, mamá, llamala, dale, dale, ehi, dale, entra. Allora, mi raccomando, scusate che ci sono i cani che entrano, escono, così. Allora,
Laura non c'è, è andata via, non è più cosa mia. Ciao Nick, il vo. Ah no, il vo, eh, il vo. Nick, Laura non c'è, una citazione. Eh, allora, che mi raccontate di bello? Perché qua è tardi, siamo da 20 minuti in live e c'ho dei risultati nuovi. Sì, con rispetto a prima credo che è cambiato solo il mai ho letto trattati di demonologia. Poi spero che se ne va di questo sondaggio quando lo dismetto, perché ma mi piacerebbe che molti di voi partecipassero alla live, mi facessero delle donazioni. Ma allora, come dire, esiste veramente il diavolo? Esiste veramente il demonio? O è un tentativo degli esseri umani di addossare tutte le avversità e anche tutti i propri errori a un ente esterno, di colpevolizzare qualcuno anche dei propri errori, delle proprie omissioni, eh, e dei propri crimini anche. Ah, sono un po' invasive queste cagne. Oh, mi saltano addosso, non mi fanno fare la live. Allora, secondo voi esiste veramente un demonio o è soltanto un pretesto di incontrare un capro espiatorio che magari non esiste il demonio, è soltanto l'avversario, no? Satana, l'avversario, il demonio, Belzebù è soltanto una trovata per alleggerirsi la coscienza o spiegare il male nel mondo, una spiegazione metafisica del male. Poi vorrò vedere se questo sondaggio rimarrà nel video, perché altrimenti non farò più sondaggi. Danni love fin danza tu oh beia era esse ha detto ciao. Ciao Dani, ti chiamo Dani per comodità, perché hai un nome tra i più corti che ho letto. Uè, sera bro, ciao Dani, buonasera. Se vuoi abbonati al mio canale e condividi questa live con altre persone, mi raccomando, condividete questa live in Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, e ogni tanto mi è partita la lampadina. Ogni tanto fa così, incredibile. Dicono che durano 2 o 3 anni, durano 2 o 3 settimane. Guardate, sembra di stare in una discoteca, tanto è notte. Dani dice chiamami Dani love. Ciao Dani love, come va? Grazie di seguirmi. Bruno Girelli, ciao Bruno Girelli, come va? Sono contento che casca gente al ballo qua. Allora mi raccomando, stavo parlando di demonologia. Secondo voi esistono i demoni o sono un'invenzione per potersi meglio spiegare il male cosmico, il male nel mondo e soprattutto gli errori umani, gli errori che la gente stessa commette? Magari gli si dà una giustificazione agli errori che fa la gente. Io nel passato ho parlato proprio del contenuto di questo libro, ma stiamo parlando forse di 7 o 10 anni fa. Ero molto più giovane e ho fatto una live di quasi 2 ore. Adesso se volete che tratti di nuovo di questo libro, mi raccomando, fate una donazione. Se fate una donazione o comprate un abbonamento o comprate qua un super chat o uno sticker,
io tratterò di un tema a vostra scelta nel prossimo video. No, non sono un satanista. Qua mostra però un moderatore ha occultato, vabbè. Caro Bruno Girelli, e che mi sono interessato a temi etnologici, di antropologia culturale, di sociologia e anche della storia delle religioni. Quindi mi interessa da una prospettiva storica e culturale il tema anche dei diavoli, del satanismo in tutte le religioni, dell'antica Cina, dell'Islam, la possessione nelle tradizioni occidentali, dell'India, nel mondo classico greco-romano e anche etrusco. Rob Hioe, per la luce magari l'atmosfera è disturbata da qualche spirito. Sì, ma adesso si è calmato, forse sì, forse era uno spirito. Il demonio esiste, basta vedere quanti esorcismi ci sono e quanti sono disturbati. Ci sono anche molti disturbati effettivamente. Rinaldi Lauro di Laurolina, ciao, un grande saluto. Di dove sei? Roma, Casalpalocco, grazie, un grande saluto anche a te. E di dove sei? Rinaldi Lauro di Lauro Rina, di dove sei? Nome molto interessante, c'ha una certa simmetria. E sì, in effetti ci sono tanti disturbati in questo mondo, magari sono tutti dei succubi di qualche demone, di qualche incubo, chi lo sa. Ah, bellissima la Sicilia, io ci sono stato da piccolo, da bambino, 8 anni a fare le vacanze, quindi un po' di anni fa. Io sono di Roma, Casalpalocco. Allora adesso hai mai letto trattati di demonologia? Ogni giorno ne leggo uno, 0%, uno la settimana, 6%, uno all'anno, 11%, mai 83%. Vi ricordo che se mi pagate qualcosa, un regalo, super grazie, un abbonamento qua, super chat o sticker, io farò un video a richiesta su un argomento che mi richiedete voi e poi mi aiutate a cambiare di cellulare. Io adesso sto trasmettendo con il Motorola Moto E7 Power del 2021. Poi forse questo sabato, questa domenica, uscirà una mia premiere, come di solito esce, ma ultimamente le ritardo perché non hanno molte visualizzazioni, ma magari se vi interessa, se uscirà una premiere, mi raccomando, andatela a vedere. Mirko Maino, ciao. Della Bedda Sicilia, Bedda, veramente molto bella la Sicilia. Ma cosa vai su YouTube? Hai visto? Marco Milanetto, do you like rimming? Non so che è. Yakemazi, cruz sacra sit mihi luz. Amen. Padre, Figlio, Spirito Santo. Allora, Marco Milanetto, che cavolo dici? E non tutti sono capaci di capirlo, hai capito? Almeno l'hai capito. C'è gente che neanche lo capisce, che non tutti sono capaci di capirlo, capito? Sto parlando, cioè vorrei approfondire questo argomento, ma c'è sempre nuova gente che entra, di demonologia, e questo è un trattato sui diavoli, le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefica presenza presso tutti i popoli dall'antichità ai nostri giorni.
quindi voglio dire, mettiamola a favore di camera, come dicono nella tele, come diceva, continuerà a dire Augias, Corrado Augias, che parla di libri, e io seguivo i suoi programmi sui libri. E a me mi è sempre interessato dal punto di vista etnologico, dell'antropologia culturale, della sociologia, la storia delle religioni. E quindi qua parla del demonio in ogni luogo della terra e in ogni epoca, dalla preistoria ad oggi. Rinaldi Lauro Rilna. Ride. Marco Milanetto. Esistono? Per me che è una forma che hanno gli esseri umani di giustificare i loro fallimenti, la loro cattiveria, la loro ignoranza, le loro omissioni, i loro errori e anche gli errori degli altri esseri umani. Per me è così. Poi c'è chi ci crede, i religiosi. Allora mi raccomando, guardate i miei reel, che continuerò a pubblicare i reel di oggi della passeggiata che ho fatto la mattina. Ma mi raccomando, guardate i miei video, e uscirà sabato o domenica una mia premiere. Rinaldi Lauro Rilna. Beati Paoli. Ah, ecco. Ma chi sono i Paoli? Allora, hai mai letto trattati di demonologia? Ogni giorno ne leggo uno, 0%, uno la settimana, 5%, uno all'anno, 9%, mai 86%. Chissà quante persone hanno partecipato. 22 voti, lo dice, 22 persone hanno votato al sondaggio. Non sono poche, ma se volete aiutarmi, partecipate al sondaggio, fate una donazione, super chat o sticker. Sono le religioni il diavolo, il cancro del pianeta, e qualcuno diceva che era l'oppio del popolo, perché ci farebbero credere i culti religiosi che, diciamo, si può risolvere tutto pregando, pregando. Invece non è così. Scusate il buio, ma il buio pesto alla genovese, ma io mi scordo sempre di notte. Poi mentre qualche diavolo umano, io mi scordo sempre di chiudere le finestre. Si è sconnesso addirittura il cellulare. Allora mi raccomando, voi che ne pensate? Allora, ho solo 6 persone, ma qualcuno paga davvero? E mi hanno fatto delle donazioni nel passato, allora, Pier Nicola Dovidio, qualcuno mi ha fatto delle donazioni nel passato. Purtroppo adesso è saltata la connessione. Ah, ecco, qualcuno mi ha fatto delle donazioni nel passato, qualcuno mi ha fatto delle donazioni nel passato di minestra, nel passato di verdura. Scusate che devo chiudo, qua chiuso.
Eh, allora dicevo, vado un po' in giro per la casa, io faccio sempre delle pazzie perché avevo molti spettatori, avevo molti spettatori e all'ultimo ho deciso no, le finestre sono aperte, mi guardano dentro. eh, allora vediamo se posso riguadagnare il pubblico perché oh, stavamo parlando e tutto caduto il wifi. Allora Gennaro Gelmini, ciao Sant'Enchan, like alla live, grazie mille Gennaro, e se poi condividila. Se poi condividila, qua ci sono le cagne che mi saltano addosso. eh, Pier Nicola Dovidio, ma di che cifre parliamo? Beh, mi hanno regalato anche 50 euro. Allora, ma se lo fai con una suora diventi santo, dice happy meal crispy Mr. Bacon. No, non credo, non credo, perché forse non saresti neanche il primo. Per cui alla fine no. C'ho caldo. Come dire, parliamo di cifre molto generose, parliamo, vediamo quante la cifra della mia batteria, 50%. Ah, meno male. Allora c'è, hai mai letto trattati di demonologia? Ogni giorno ne leggo uno, 0%, uno alla settimana, 8%, uno all'anno, 12%, mai 81%. Che dire allora? Che alla fine in tutte le parti del mondo si crede nello diavolo, anche se ha forme diverse, opera in modo diverso, ed è un personaggio che ha nomi diversi. Logicamente in religioni diverse opererà in forma diversa, ma tutti concordano che c'è un tizio che fa del male, magari viaggia per l'aria così, cade di qua, cade di là, lancia maledizioni e fa il cattivo. Prima ero arrivato a più di 30 persone, poi mi sono mosso, ho perso la connessione, ma mi raccomando, eh, condividete questa live, fate entrare delle persone in live. Vabbè che Zeno Sama, non esistono dei folletti o gnomi, parer mio, è vero, purtroppo sì. Questa è la cruda verità che a volte la mente umana non può accettare, come dire che siamo soli nell'universo. In realtà il buio cosmico ci pervade, eppure gli ufologi, i contattologi vogliono farci credere che no, che non siamo soli nell'universo, ma addirittura che viviamo circondati da omini verdi che viaggiano come in Star Trek o in Guerre Stellari. Ma non è così, non è così, perché siamo veramente soli nell'universo
e non c'è nulla da fare, siamo soli nell'universo e per quanto brutto possa essere, pensate che per raggiungere il centro della via lattea ci vorrebbero più di 200 milioni di anni, non so se 200 miliardi di anni, e per raggiungere il centro dell'universo 200 mila milioni di miliardi di anni. Quindi voglio dire, se le forme di vita stanno là dove ci sono più nebulose di pianeti, cioè a centinaia di milioni di anni da noi non arriveremo mai a sapere se ci sono forme di vita o no in questo momento, perché magari ci sono state e magari non ci saranno mai, non si sa. Però alla risposta siamo soli nell'universo, alla domanda che mi distraggono questi, alla domanda siamo soli nell'universo non c'è una risposta. Statisticamente parlando sì, ci sono migliaia di miliardi di milioni di miliardi di pianeti in tutto l'universo, magari cifre incalcolabili, ma non è detto che in questo momento e per un altro milione di anni in tutto l'universo ci sia una forma di vita intelligente, che può essere un essere umano primitivo ma anche un criceto o una medusa che una qualche intelligenza ce l'ha. Quindi se queste domande non hanno delle risposte, figuriamoci, ecco, proiettiamo le stesse aspettative che i demonologi nella vita nello spazio. Beh, in quasi infiniti pianeti esisteranno molte forme di vita, intelligenti o meno. È vero, Zeno Sama, però non possiamo dimostrarlo scientificamente che perché i pianeti siano in teoria infiniti, perché lo stesso un numero che la nostra mente umana non riesce ad abbarcare non è infinito, è incommensurabile, che è diverso. Ma anche se fossero infiniti i pianeti nell'universo che si distruggono ogni istante e che si rigenerano e che ci mettono milioni di anni a formarsi o miliardi di anni a formarsi, che si raffreddano il manto, la crosta della superficie, però non abbiamo la dimostrazione, una dimostrazione certa scientifica che in questo momento in qualcuno dei miliardi di miliardi di miliardi di pianeti che esistono ci sia vita alcuna, dalla formica, l'ape o l'essere umano o qualcosa di meglio. Non si ha una prova, perché non si ha una prova empirica. Si dovrebbero percorrere più di 200 miliardi di anni di qua e di là intorno alla Terra per trovare un solo pianeta abitato e poi vedere che classe di vita c'è. Magari sono delle amebe o delle meduse. Allora, brivido cosmico, ciao brivido cosmico, ti sarà interessata la mia disserzione sulla vita nello spazio? Brivido cosmico da Pordenone. Benissimo, io da Casalpalocco non posso scrivere in chat. Allora, ma al lavoro mi sa che domattina non ci devi andare, vero? No, domani no, perché io lavoro part time, lavoro part time provvisionale come perito ragioniere e quindi faccio dei lavori sporadici. Baffio 61. Robo ciccio, la terra è piatta, è scritto nel Genesi. Robo ciccio, e va bene, la terra è piattola. Robo ciccio, esiste il firmamento?
sì, 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 quando io vado in banca a ritirare faccio il firmamento. Robociccio, ma la Bibbia l'hai letta? No, ho letto soltanto questo trattato di demonologia. Ah, ah. Ma certo che l'ho letta. Amun Lucoroi, perdon, Amun Lucorori. Robociccio, il terapiatismo è superato e diglielo un po'. Robociccio, Genesi 1, gli alberi crescevano di Spirito Santo. Ah, ecco, non li dovranno fertilizzare. Come fanno a crescere di Spirito Santo gli alberi, scusa? Io penso che crescano con acqua e letame nella terra. Ma vai a letto, è tardi, dai, non so a chi lo dici, sia a Robociccio o a me. Robociccio, il creato è fatto della stessa sostanza del padre. Ah, bene. Zeno Sama, ora è diverso. Una volta se credeva un fulmine, se cadeva un fulmine, la gente pensava fosse un dio arrabbiato. Ora la scienza dimostra con studi e prove che non c'è più spazio per dei o religioni. Esatto, esatto, perché una volta o era il Thor che dava una martellata nell'aria o era Zeus che direttamente gli lanciava così le saette, i fulmini, perché si arrabbiava. Pensa un po', i fulmini cascano pure se non c'è nessuno arrabbiato, e questo è il problema. Robociccio, in questo modo Cristo è passato per la porta e risuscitato, eccetera eccetera. È passato per una porta ed è risuscitato, gli ha portato iela. Gennaro Gelmini, con la tecnologia di cui disponiamo non sappiamo, con la tecnologia che avremo sapremo. Bisogna soltanto campare e si vedrà. La scienza è magia, dice Robociccio, serve la fede. E la fede che cos'è? E crede nel pensiero magico. Buonanotte Robociccio. Robociccio ci dice buonanotte e io forse fra poco dovrò staccare. Allora, ha mai letto trattati di demonologia? Ogni giorno ne leggo uno, 3%, deve essere stato Robociccio. Uno la settimana 7%, uno all'anno 10%, mai 80%. La Amun Lucorori, cos'è la demonologia? È lo studio dei demoni, sono i trattati sui demoni come questo. Il diavolo, i demoni, Satana, Belzebù. Mi raccomando, condividete questa live, facciamo aumentare il numero di visualizzazioni. Zeno Sama, no Robociccio, la scienza è la dimostrazione e spiegazione di quello che avviene attorno a te, il resto sono solo speranze e sogni. Esatto, fin tanto che non c'era la dimostrazione scientifica, si voleva dimostrare empiricamente dall'osservazione dei fenomeni quello che erano. Allora si doveva guardare ai fenomeni e lanciare delle congetture. Oggi invece si può andare oltre l'apparenza dei fenomeni con la spiegazione scientifica. Gennaro Germini, ciao Robociccio. Gennaro Germini, tu sai che credo in tutto Sant'Enchan, e lo so Gennaro Germini, perché tu parli di non so come si chiama, perché Ubuntu è è la distro di Linux. Ubuntu
tu parli di un pianeta che ha un nome simile. Zeno Sama San, tu credi nei demoni? No, io sono ateo, quindi non credo in nulla di metafisico, ma mi interessano gli studi sociologici, storici, etnologici e di antropologia culturale delle religioni, perché le religioni sono un riflesso delle società del passato, anche nell'attualità. Amu Lucoroni, Lucorori, Robociccio, uno di noi. Donata, se sei ateo non dovresti credere nel demonio, no? No, infatti. No, però mi piace leggere questo argomento, non perché ci credo, non è che uno legge un libro sui demoni perché ci crede, perché voglio dire, ma mi piace leggere questi temi non solo sui demoni, anche sulle religioni in generale. Ho trattato in qualche video di tematiche religiose perché mi piace comprendere gli aspetti della cultura dei vari popoli, anche gli aspetti culturali del passato dal punto di vista sociologico, sociale, antropologico, etnologico, letterario, e quindi comprendere l'eredità culturale del passato. Non è che ci credo, ma mi piacciono comprendere i pensieri dell'antichità, perché molte volte noi vogliamo comprendere il passato e lo facciamo soltanto da un punto di vista razionale ed escludiamo ciò in cui credevano gli antichi per comprendere meglio perché operassero in un determinato modo, perché compissero determinate scelte. Altrimenti siamo esclusivi e non riusciamo ad afferrare l'uomo antico nella sua totalità, l'uomo arcaico nella sua totalità. Bisogna comprendere l'uomo arcaico nella sua totalità per comprendere il passato. Gennaro Gelmini, Nibiru, ah, Nibiru, sembra quasi una distro di Linux. Donata, hai già risposto, grazie. Zeno Sama, ok, ti affascina conoscere la storia delle religioni, come nascono, eccetera. Bravo, anche a me. Grazie, grazie. D'altra parte seguivo prima Quark e poi Super Quark di Piero Angela, che lui parlava anche della storia delle varie civilizzazioni. D'altra parte anche a scuola noi leggiamo l'eredità omerica, l'Iliade, l'Odissea, ma anche l'Eneide, e si può dire che sono delle epopee che trattano degli dei dell'antichità. L'Iliade, l'Odissea, gli dei intervengono come fossero delle persone qualunque nelle vicissitudini umane. Nick, la scienza e conoscenza basta su dati e statistiche, basata su dati e statistiche, una verità indiscutibile, ma pure la scienza stessa si sofferma a certe situazioni inspiegabili. È vero, ancora ci sono molte cose che non si sono riuscite a ipotizzare, ma questo non significa che bisogna ritornare nel passato, che se non riusciamo a spiegarci le cose con la scienza, allora dobbiamo ricorrere alla religione, perché la scienza non lo spiega. Al contrario, significa che tra 100 500 anni quelle cose si potranno spiegare ragionevolmente. Comunque San, dice Gennaro Gelmini, sappi che rispetto appieno i tuoi pensieri, pure se differiscono. Poi un giorno avremo modo di unire i pensieri con la conoscenza. Va bene, sono contento. Allora, Gun Blood Scissors, e se costruiscono dei Terminator in futuro e prendono il posto degli esseri umani? Non credo, non credo.
perché chi li costruisce avrà bisogno di consumatori. Più che altro io non ho paura dei Terminator che finiscano con la specie umana, caro Grand Blood Scissor, salve, ti saluto, ma ho paura che l'essere umano dipenda sempre di più dall'intelligenza artificiale, diventando sempre più stupido, gli si atrofizzi il cervello. In questo ci possono sostituire i Terminator, nel senso che sarà una società di pochi che studieranno, molti disoccupati a cui gli daranno dei sussidi per consumare. Zeno Sama, le religioni, soprattutto quelle abramitiche, portano un messaggio di speranza, però hanno portato più divisioni che altro. Bisogna unirsi in un solo popolo, ma non sotto un dio, sotto la conoscenza e pace. È vero, pensa che il primo monoteista è stato Akhenaton, il faraone dell'antico Egitto, che per imporre la sua monolatria, il suo monoteismo, ha fatto distruggere tutti i templi della sua epoca e perseguitare e sopprimere i sacerdoti e i credenti che non si volevano convertire alla sua nuova fede. Poi dicono che lo hanno messo a tacere e lo hanno sepolto, e la sua tomba è rimasta anonima per 2000 anni, ed è ritornato il politeismo e la polilatria. Però si sarebbero ispirati al culto di Akhenaton, Amon, gli ebrei, che sarebbero scappati dall'antico Egitto quando già il monoteismo non era più tanto in auge in Egitto, e lo avrebbero portato nella cosiddetta terra promessa, dove è nato il monoteismo ebraico e giudaico. Quella è l'origine del monoteismo ebraico, l'antico Egitto di Akhenaton. Fate una ricerca, no? Chi era Akhenaton, il faraone monoteista? E se costruiscono Zeno Sama, le religioni, soprattutto quelle esatto, e siamo arrivati lì. Allora vediamo se ci sono delle novità nei sondaggi. Ha mai letto trattati di demonologia? Ogni giorno ne leggo uno, 3%, uno alla settimana, 6%, uno all'anno, 12%, mai 79%. Io non vorrei trattenervi troppo tardi, vedo che mi seguono 33 persone, molti magari non parleranno italiano. Qua c'ho dei fan attivi nella chat. Ustedes hablan español, ¿qué idioma hablan? Porque escriban en la chat, participen. C'ho 43% di carica, però c'ho 40%. Mi raccomando, continuate a partecipare, però vorrei che voi partecipaste nella chat. Se potete, condividete la live. E Nick, a volte mi ho due persone. Allora Nick mi diceva: a volte mi chiedo se realmente la tecnologia sia avanzata. Il passato, per esempio, ci insegna ad oggi come le tecnologie persistano ai giorni nostri. Inca, Maya, ad oggi abbiamo schede per pc e giga. E sì, hai ragione, è molto inquietante. Però che c'entrano schede per pc e giga con gli Inca e Maya? Cioè fai dei salti logici impressionanti. Quello gli Inca e Maya non avevano le schede perforate. Gennaro Gelmini, era saltata la live? Sì, ogni tanto mi salta il vecchio cellulare che ho, per quello vi chiedo per favore se mi potete fare delle donazioni, perché ogni tanto mi salta la live, divento di un nervoso e poi non so se si conserva tutta la live. Allora, caro Nick, a volte mi chiedo se realmente la tecnologia sia avanzata, dice Nick.
il passato per esempio ci insegna ad oggi come le tecnologie persistano ai giorni nostri. Inca, Maya, ad oggi abbiamo schede per pc e giga. Voi che ne pensate di questa interpretazione della tecnologia da una prospettiva storicamente antropologica? Mi spiace, pure il mio dovrò cambiarlo. Se volete fare delle donazioni perché mi compri un altro cellulare, partecipate in chat con super chat, sticker, oppure compratevi un abbonamento al mio canale, regalate un abbonamento al mio canale, comprate super grazie. In questo modo, voglio dire, mi aiutate ad andare avanti. Roberto Giannazzo, ciao Roberto Giannazzo e benvenuto in questa live. Roberto Giannazzo, come va? Che ne pensi dei demoni, della demonologia? Roberto Giannazzo, che ne pensi? Intanto ogni giorno allora, hai mai letto trattati di demonologia? Ogni giorno ne leggo uno, 3%, uno la settimana, 6%, uno all'anno, 12%, mai 79%. Stanno vincendo i mai con 34 voti. E come sarà? Io adesso, per non, se no si sconnette di nuovo, vengo subito, devo andare in bagno, mi raccomando, state tranquilli. Eccomi. Eccomi, non mi sono scordato di venire, però ho dovuto sistemare un po' di cose.
Allora, scusate se sono mancato, non sono venuto a mancare, ma volevo dirvi che a chi si abbona, poi vediamo come è venuta questa live. Allora, era saltata la live, mi piace. Roberto Giannazzo, ciao. Gennaro Germini, sì, penso che una tecnologia avanzata ci fosse già in un passato remoto. Gennaro Germini, dai San, che sono saliti gli ascolti. Bene, Nick, hai messo a letto i demoni. Allora, vi volevo dire che chi si abbona al mio canale riceverà in omaggio, no, cioè il primo che si abbona al mio canale, no, solo uno. Guardate, c'è anche il lanternino. Riceverà in omaggio questo iPro. Ah, grazie. Skynet con la sua intelligenza artificiale malvagia causerà un olocausto nucleare e scatenerà una guerra contro l'umanità. Grazie Gunblood Scissor, grazie per allora, grazie carissimo amico. Ti dedicherò un video. Scegli un argomento, dimmi un argomento che io ti dedicherò un video. Come potete vedere, a chi si abbona con 200 € all'anno, poi possiamo vedere, regalo questo cellulare. Si può navigare per le funzioni. E c'è anche un bottone SOS. Io non lo schiaccio perché altrimenti chiama emergenze, chiama polizia, ambulanza, tutto quello che c'è fissato. Mi raccomando, voi se vi abbonate al mio canale, poi la batteria gli dura molto, anche perché è economico. Non so se c'ha 700 microampere, però gli dura. Grazie Gambla Scissors, sei un amico, grazie. Allora, qual è l'argomento che ti piacerebbe? Francesco Galati, la CDS, i demoni non esistono, sono imbrogli che ha fatto la teologia dei massoreti. Nei testi antichi vi è scritto il nome dei competitors di Yahweh, dio dei cattolici, ebrei e altri, quindi invenzione pura. È vero, però come si spiega allora che anche in altre civiltà si parla di demoni, come tra i buddisti, i vari indù, gli shintoisti, i taoisti? E Gandla Scissor, prego San, grazie mille, sei buono, sei buono. Eh, poi ti devo seguire, ultimamente non sto vedendo molti video. Questa mattina ho fatto degli short, li devo pubblicare, ne ho pubblicati solo due. Spero che ti piacciono Gunblood Scissors. Allora vediamo quanta batteria ha il mio Motorola Moto E7 Power. Mi sento più vicino che mai a poter cambiare il cellulare grazie al nostro amico Gunblood Scissors che mi ha regalato 10 €, 40% di batteria. In pratica stiamo a mezzanotte dintorni, come direbbe Marzullo, perché stiamo a mezzanotte e 39, quasi l'una ai dintorni. E voi mi sentite bene di audio? Perché questo ho preso questo microfonino Bluetooth, ma è economico, è economico. Poi non so, io spero tanto che si cancelli poi questo sondaggio. Gennaro Gelmini, sì, audio bene, grazie per condividere la live. Probabilmente
siamo arrivati a quota 33 spettatori, adesso è calato a 22. Ah beh, allora non è soltanto quando mi cala il wifi che ho dei problemi. E adesso siamo a 22, calato da 30 a 22, quindi 11 di meno. Gunblood Scissors, tutti gli elicotteri da guerra e di cacciabombardieri saranno completamente autonomi ed equipaggiati con processori neurali in grado di controllare la guida e prendere decisioni di comando. Esatto, saranno come i droni, soltanto che autonomi. Gunblood Scissors, uno di essi, Skynet, comincerà ad apprendere con una velocità esponenziale e diventerà autocosciente. Sì, sì, ma il brutto è che già adesso con l'intelligenza artificiale gli studenti non studiano più, chiedono all'intelligenza artificiale cosa fare. Per esempio, già prima dell'intelligenza artificiale con Google Go, gli studenti con un auricolare nell'orecchio chiedevano al cellulare chi è Mazzini e poi ripetevano a pappagallo all'insegnante quello che gli diceva il cellulare. Per quello che vietano i cellulari nelle scuole, un po' come i libricini bignami quando io ero giovane non si potevano portare durante gli esami a scuola perché altrimenti si scoppiazzava. Gunblood Scissors, uno di essi, Skynet, comincerà ad apprendere con una velocità esponenziale e diventerà autocosciente. Francesco Galati, la CDS, uguale quando si parla di religione si parla di demoni, miracoli e della speranza della vita eterna dopo la morte terrena e il ricongiungimento con i propri cari. Sì, sono le cose che più preoccupano la gente. Sono le cose che più preoccupano la gente, per quello che molto ragionevolmente ci si è inventati Belzebù, il demonio e queste cose qua per poter giustificare il male nel mondo. La presenza del male diventa la presenza del maligno, si personifica, perché noi abbiamo la tendenza a rendere ogni cosa antropomorfa. Nietzsche, sì, ma l'autocoscienza ha bisogno di fonte di ricerca. Gamblade, sarà ancora lontana l'autonomia artificiale. La sua strategia è esponenziale, te ne do atto, ma la sua falla è l'autonomia. Gunblood Scissors, cosa farai se verrà a mancare un tuo genitore? Non so a chi è rivolta la domanda, ma è un problema, è un problema. Che cosa si fa? E no, si soffre, lo so per esperienza propria, e si soffre. Però ecco, io sono andato avanti, diciamo, non ho fatto nulla in particolare, ecco. È difficile dire cosa si debba fare, è difficile. È difficile, veramente veramente molto difficile dare consigli, dire cosa si debba fare. Magari c'è chi ricorre alla religione pur non credendo, almeno per trovare una comunità. In questo caso però bisogna fare attenzione, perché i primi che ti possono fregare sono proprio i religiosi. Ti ricevono, ti dicono,
ti diamo delle parole di conforto, di consolazione, e intanto sgancia il grano, perché se uno ha dei problemi economici non credo lo possano aiutare. Non credo. Mi stanno venendo i capelli bianchi. D'altra parte ho 56 anni, quindi bisogna fare attenzione soprattutto con gli evangelisti che ti fanno pagare il decimo del tuo stipendio, quindi già c'hai dei problemi per conto tuo, ti trovi solo magari, e in più loro ti chiedono il decimo, come fanno i testimoni di Geova, i mormoni, ma anche i cattolici, i protestanti, gli anabattisti, che ne so, e anche altri culti, e subito il cestino con le monete, con le banconote a chiedere denaro. Carmela, ciao, ciao Carmela. Nick, la religione regala dopamina, è vero. Gun bless scissors. Hai un sostentamento monetario a parte YouTube? No, lavoro sporadicamente come perito ragioniere, ma non mi basta per vivere. Lavoricchio. Ah, avevi scritto YouTube e io avevo letto YouTube lo stesso. No, purtroppo no, mi piacerebbe vivere per quello di YouTube. A parte comunque non so cosa farei rimanendo solo dal punto di vista affettivo, non dico economico che già è serio quello, ma dal punto di vista affettivo anche non saprei che fare. Dovrei trovare qualche svolta, qualche cosa, ma è difficile. Una volta che sei rimasto precario fuori dal mondo del lavoro in Italia. Allora vediamo il sondaggio e ricordatevi, se vi abbonate con 200 € al mese, così io posso pagare le mie spese, e vi regalo questo cellulare. Si sblocca così, asterisco, e qua. Poi menu principale. Beh, non si vede un ciufolo. Ehm, allora almeno un minuto, sì, perché un minuto, almeno un minuto di short, a volte fa degli short di 47 secondi, a volte almeno un minuto. Gunblood Scissors, ti dico questo perché io ho perso tutte le persone della mia famiglia, genitori e fratello maggiore. Mi spiace moltissimo, non ti chiedo come, però mi spiace molto. È duro soprattutto dal punto di vista affettivo, però anche dal punto di vista economico è duro su tutti i fronti. Condoglianze Gun Blood Scissor, dice Gennaro Gelmini. Condoglianze veramente. Però poi ci si mette anche il lato, la sfera economica, perché eh, bisogna anche pagare le esequie. Per quello le religioni non servono, ma bisogna dare una degna sepoltura, e allora bisogna pagare profumatamente. Nick,
A volte ti chiedi ma perché ci afferriamo a cercare qualcosa? La realizzazione sarebbe bello evolvere, magari iniziando senza corrente e andando a cacciare, raccogliere e camminare. Cioè Nick, il tuo messaggio è che non bisogna più cercare le cose del mondo industriale, bisognerebbe ritornare a vivere della caccia, della pesca, a contatto con la natura, senza prodotti tecnologici o industriali. Gun blood scissors. Per me il denaro sarà la rovina del pianeta, e soprattutto la gente avida, perché il denaro è uno strumento, ma è la gente che è avida, ed è questa società che ti spinge a dover avere sempre di più per tutelarti, perché in questa società di demoni, ma non di demoni biblici o di demoni di qualsiasi religione, ma di demoni umani, di speculatori. Devi avere sempre di più, con l'inflazione che ti fa calare il potere acquisitivo del tuo stipendio. Le cose costano sempre di più. Vabbè, i cellulari sono sempre più potenti, ma alla fine costano sempre di più, e bisogna, sarebbe bello evadere da tutto questo, ma è niente di meno che oh, si è cancellato il sondaggio. Vabbè, ha mai letto trattati di demonologia? È finito il sondaggio. Non volevo cararlo giù perché mi dava fastidio. Ha mai letto trattati di demonologia? Mai. 71 per cento, uno all'anno 15 per cento, uno la settimana 7 per cento, ogni giorno ne leggo uno. Sondaggio completato, ogni giorno ne leggo uno. 5 per cento, sondaggio completato 39 voti. Mi raccomando, se volete scrivere riguardo la demonologia, se leggete trattati di demonologia, commentate nella chat. Io senza volerlo ho finito il sondaggio. Vediamo di riaprirne uno. No, no, basta, mi sono stancato di vedere il sondaggio lì, poi voglio vedere se, ma è così purtroppo. Ci vogliono fare comprare sempre più cose, aumenta il prezzo della vita. Gennaro Gelmini, bene il sondaggio San, e sì, è finito. Io non so se rimarrà nella live, perché con questo sondaggio lì che appariva paf. E voi che ne pensate? Scrivete riguardo i demoni. Io non mi azzardo a finire la live adesso, perché siete in 36. Siete in 36. Siete in 36. 39. 39. Va un po' lenta la live. E allora, carissimo amico mio, qua è sparita la donazione, ma il mio carissimo amico, il fan numero uno, Gambla Scissor, mi ha regalato. Adesso non c'è più. Si vede che finendo 10 euro, credo. No, c'ho, sì,
Gunblad Scissors, l'azienda cinese Betavolt sta sviluppando iniziando la produzione di una microbatteria nucleare denominata bv 100 Gunblad Scissors, che utilizza il decadimento radioattivo del nickel 63 e semiconduttori di diamante per generare elettricità, con l'obiettivo di durare 50 anni senza ricarica. Quindi ci saranno dei cellulari che avranno la batteria sostituibile, perché magari il cellulare ti dura tecnologicamente 10-15 anni, 20 anni, ma la batteria almeno 50 anni. Che figo! Cioè io che ho 56 anni, se avrò la fortuna di vivere altri 50 anni come minimo, ci avrò, compro oggi un cellulare e mi dura ancora ai 106 anni. Magari non duro io come il cellulare, o magari chissà in che condizioni mi trovo, il cellulare ancora funziona bene con una batteria che si carica all'80%, magari da 33.000 microampere, quindi che dura 6 mesi, e io invece sarò un vecchio decrepito di 106 anni. Che ci farò le live di 3 minuti, perché a 106 anni, voglio dire, falle di un'ora e mezza. Poi di che parlerò? Mi sono scordato quello che volevo dire. Dal geriatrico Sant'Enchan trasmette a tutte e tutti voi, cari amiche ed amici, un'altra live. Cresciamo tutti insieme. Chissà se ci sarà ancora fra 50 anni YouTube, un cellulare che dura 50 anni, cioè chissà se ancora ci sarà Android, chissà se fra 50 anni, con tutte le guerre che ci sono, ci saremo noi. Ecco, bisogna essere ottimisti, perché non si sa mai. Qua mi arrivano i messaggi. Gennaro Gelmini, stacco che vado a dormire. San, felice notte a te e a tutti. Buonanotte Gennaro Gelmini, e mi raccomando, condividi i miei video, guarda i miei ultimi video e condividili, mi aiuteresti tantissimo. Buonanotte Gennaro Gelmini, salutami Flaco, salutami anche Costantino Ru, tutta la gente della family, della community. Nick, io non credo nel paranormale, ma ho visto un esorcismo, o meglio, ho partecipato a tenere una persona che conoscevo. Da lì sono confuso, arrivando da una formazione scientifica, e credo. Gunblad Scissors. Ah ah ah. Poi dice Gunblad Scissors. Buonanotte Gennaro, buonanotte. Mi sembra che fra poco stacco, stacco, buonanotte, buonanotte. Un'ora e 30 minuti e 34 secondi. Gennaro Germini, ho un computer di 8 anni e mezzo che già butterei, non penso che un cellulare possa arrivare a 50 anni. Ciao Sana, presto. Nanna, buonanotte, grazie di tutti, da tutto, a tutto e tutti, buonanotte. Già sto in fusione mentale. Ciao, siamo in 50. Mi dispiace dover smettere la live. Hola, eccomi. Un momento, non so mai dove. Eccomi.
la cocina. ¿Qué comes, papito? Vení, salí afuera. Salimos también, papito. No quisieron salir. No quisieron salir, mi papi. Pobre. ¿Cómo? Ah, sí. Mira, que pedí no venían nunca porque no había nadie. Y vino una gordota así, joven, a cargarme las cosas en el coche. Yo le dije, yo no puedo porque vos no sabés cómo me agarró la pierna. Bueno, estaba lleno, Carlos. Yo con este pullover que no me lo pongo nunca, me quemé viva, me quería sacar el chuboto. Compré 3 botellitas de vino para nosotros. Tardé en elegirlas porque veía la grabación, que no sean llantas, no quería 14, 15, 14, 15. La cerveza no la compré negra porque era 5 y dije no, no ya. Sí, sí, mira, lo controlé como 15 minutos atrás, pero creo que vaya bien porque está muy al mínimo. No bajé, estaba 3, lo puse a 1. Hace calor hoy. Que es bastante calentito, fuerte. Y después ese pullover y después el chubeto. No, ¿sabes cómo venía temblando por la calle? No me gusta de noche, no me gusta, muy peligroso. No sabes si te van a parar, si te van a saltar, nada. No, no me gusta. Quiero abrir así porque la gente habla con ella, dicen que la casa adentro está siempre oscura y creen que no hay nadie o que la viejita, muy viejita, está sola, abandonada, no abre las luces. Hola, hola, mira estas cabras, las voy a matar. Mira cómo van a romper todo. Esa lucecita. La otra no viene, mira, se queda allá. La negra salió, quisiera que estén afuera, porque yo vine a abrir acá para que salga Vito. Vito. Pero el Vito no viene a pillar. Mirá lo que es el fondo, ¿sí? ¿Viste lo que es el fondo? Vos estás acá en el balcón. Sí. Bueno, prendiste el palito vos de acá, ¿no? Del pórtico. Sí, claro. Ah, bien. Ahí salió Vito. Lo dejamos un poquito afuera. Así yo voy a acomodar. Te dije a la chica, perdóname querida, pero vos no sabés. Me tengo que operar de la cadera, no sabes cómo estoy. Sí. Ogni tanto tardaré alla luce del balcone. Sì, allá. Poneme esas 2 leches en la heladera. Les devolvemos, sí, me dijo para el fin de semana. Mira,
pega. No. No puedo con el corazón así, la anestesia. Ma guarda, operano Pero persone bueno. in estreme condizioni. No, yo Questa por lo no que è. tengo no. Mira, esa grita va para. Mira cómo entran, mira cómo entran. Vamos nosotros dos nada más, ¿no? Solo como para vivir en jardín. Y dice, no, no, per. Ya acá no van a poder más, por eso Sì, non ponele la llave. Acá te dejé el balcón porque vi que vos estabas con tu celular. sì, sì. Y bueno, apagaste el lampadario grande que yo decidí para que vean de la calle. Ma no, ma mira, già basta che con esta de atrás o con la del bañito ves perfectamente todo. ¿Viste cómo las dejamos hoy bien? Sì. Allá. Ah sì, però non lo proprio ni nada. Bueno, abierto. Bueno, después venís a la cocina. Sì, sì. No, non credo, non che se io. Mira, porque es derecha este agua. Ai ai ai. Donde acabó el mosaico. No, quello che bevono i cani. A volte lampeggia, ma poi passa. El viernes, Dove? viernes o sábado, decía Daniel. Sai che a volte quella lampadina lampeggia e poi si va, funziona tutto bene. Yo ya te lo dije los otros días a él, la tocó y por el momento no la aplicaba más. Y
empezó de nuevo, però dopo smette, adesso non lampeggia più, non so che cosa c'è, ma sono tutto uguale. Ecco qua, che ci troviamo soli nell'universo. Per il momento scusate che sono dovuto mancare, questo è il mio live, quasi quasi arriviamo. Dovrò mettere sotto carica il cellulare, sto al 28% di carica. Hai capito. Sto al 28%, non posso pubblicare gli short. Comunque c'ho soltanto 10 persone, voglio vedere le statistiche. Io ho sempre le finestre aperte di notte. Sa, 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 sa. Le finestre aperte di notte che chiudo di notte. Fioca roca troca. Allora, Tris, Ermetris, non so se ci sei ancora. Ho dovuto aiutare mia madre in una faccenda di casa, e allora vai con liscio, vai di striscio. E qua ci sono delle cose che devo sistemare. 9, sì, ormai solo 9 persone mi seguono, che non è poco a quest'ora, poi per il contenuto che sta avendo la live, insomma. Grazie a mille, grazie a mille, grazie mille. Ormai sto sconnettendo perché un'ora e 50 di live, sono stato assente poi 10-12 minuti. Un'ora e 50 di live, insomma, è una sfida. Una sfida molto grande. Mi tolgo il ciondolo. Ringrazio molto Gunblood Scissors. Mi tolgo il ciondolo, eccolo qua, con la catenina d'argento. Il ciondolo, eccolo qua. Il cellulare iPro F183 per chi si abbona, col bottone dell'SOS dietro. Mi raccomando, adesso proprio gli ultimi minuti di live per poter poi mettere a caricare il cellulare, che purtroppo io volevo mandare in onda eh, la mia volevo mandare in onda me lo sono scordato.
sto dal vivo, eh? Ah, vediamo un po', proprio gli ultimi istanti di live. Ecco, gli ultimi istanti, gli ultimi momenti, gli ultimi per vedere di arrivare fino all'ultimo. Che sono, c'ho mal di testa. Poi in questi giorni, non so da quante settimane, una, due, c'ho giramenti, c'ho capogiri, c'ho capogiri. Non so perché mi sto debilitando. Puntate alla testa e capogiri. Ecco qua, vado per qua qua, ecco qua, qua qua. Ma perché ruota lo schermo? Che si dice che mi lavo le mani? Mi lavo le mani. Dato la finestra sporca. Ah, parlare quasi 2 ore l'ha stancato. Madonna benedettola. Comunque grazie di avermi seguito e di continuare a seguirmi fino adesso, le persone che sono rimaste in live. Eccomi, arrivo. Eccomi, arrivo. Si dice tutto bene, si dice sempre così, anche se non lo è. Allora, come vi va? Siete in sete e siete buoni. Hola a todas y todos, son en 10. Me duelen los pies. Yo llego a ser 2 horas precisas y después cuelgo. Gracias por haberme seguido hasta acá. Yo hablé de demonología y espero les haya interesado. Si ustedes me siguen desde ahora, vayan a ver lo que dije al inicio, cuando esta live será terminada. Gracias de todo a todas y todos. Feliz martes, feliz miércoles. Allora, io ho trattato di demonologia, spero vi piaccia l'argomento. Ormai 1 ora e 57 minuti 50 secondi, voglio arrivare a 2 ore e poi taglio, però sono tante le ore che ho fatto. È veramente così, uno non pensa a quello che gli può succedere nella vita, o se ci pensa tratta di non pensarci. Io ho capogiri da 1 o 2 settimane, chissà che malanno mi viene.
chissà, forse questa sarà l'ultima live che farò, da molto che non ne facevo, per parlare a tutte e tutti voi. San, la live non hai pigiato bene per concludere e da chiudere. Grazie per averci intrattenuto tra amici. E beh, no, perché non avevo finito. È il sondaggio che ho pigiato male, si è chiuso il sondaggio. Manca meno di un minuto e poi ci salutiamo, ci salutiamo qua in live. Mi raccomando, seguitemi in altri video, in altri short, in altre live, in altre premiere. Questo sabato o domenica ci sarà una mia premiere facendo la spesa. Questo sabato, questa domenica, lo dico a favore di chi è entrato adesso, ci sarà una mia premiere. E mi raccomando, quando guardate un mio video o un mio short, condividetelo, commentatelo, dategli like e condividetelo. E se potete fate delle donazioni, come ha fatto il nostro amico Gunblood Scissors, che mi ha donato 10 euro. Capito? Se potete fate delle donazioni. Ecco, sono arrivato alle 2 ore. Grazie di avermi seguito. Arrivederci, vi saluta il vostro Sant'Enchan e alla prossima live. Mi raccomando, guardate i miei short, guardate i miei video. Grazie di tutto. Ciao. 2 ore e 20 secondi. Ciao. Vuoi interrompere lo streaming? Annulla? Ok. Ok.